Vuoi registrare il tuo stupendo amplivalvolare con la qualità di uno studio di registrazione? Oppure sei soltanto un instancabile nostalgico delle valvole? Ho la soluzione per te e per i ringraziamenti ci vediamo a fine video. Chitarristi, bentornati! Sono Ale, sempre Ale, solo Ale. Nel video di oggi voglio dimostrarvi quanto è semplice registrare con i nostri fedeli amplivalvolari con la qualità da studio, ma comunque comodamente nella nostra cameretta, o nel salotto, o la cantina, dove vuoi registrare. Registra. A fine video ti dirò anche una cosina per cui uno di questi ti salva tantissimo la faccia con i tuoi vicini. Ti anticipo solo che si parla di potenza e suono valvolare bellissimo. Comunque, per dimostrarti tutto questo, userò questo marchingegno venuto dal futuro. Ecco qui il Torpedo Captor X. Se dopo questo video, anche per voi chitarristi analogici, la vita sarà un po' più facile, dovete ringraziare i ragazzi di Musical Store 2005. Non me, io avrei portato un altro video su HX Stomp. Se invece continui a non accettare il fatto che nel 2021 le cose siano facili, finirai nell'hater della settimana. A proposito, non vedrò il video dato che mi sembra clickbait la cosa, perché scusatemi, la chitarra è comunque di una marca come la Harley Benton e non è effettivamente dell'Ikea. Va bene? Ma è solo un paragone che tu fai dato che è pur sempre un qualcosa da montare. Per stuzzicare la gente ad entrare nel tuo video, che però è fasullo, sono un malandrino, dato che il titolo dice qualcosa che il video nega, cioè che la chitarra sia dell'Ikea. A parte che già nel titolo dico che la chitarra è di Thomann, cosa ti devo dire? La prossima volta il titolo scrivo la chitarra del... niente, ma l'ho comprata su Thomann e lo scrivo grande così. Quindi, se vuoi continuare a vedere tutti questi ragionamenti ultra mega iper giga articolati degli haters, iscriviti al canale e attiva la campanellina, così ogni volta che ne arriva uno te lo dico. Allora, cos'è questo Torpedo Captor X? Si tratta di un dispositivo che letteralmente può fare un sacco di cose. Le cose principali le possiamo sapere anche soltanto leggendo quello che c'è sulla parte superiore del torpedo. Possiamo leggere Reactive Load Box, Virtual Cabinet, attenuatore di potenza e IR Loader. Adesso non ti preoccupare, con calma andiamo a vedere ogni singola cosa. Lo so che la maggior parte di voi avrà già capito qual è la cosa che vi dico in fondo al video. Se alla fine del video scopri di aver ragione, scrivilo nei commenti che ti mandiamo i premi. Partiamo dalle cose che mi sono utili per dimostrarti quello che ti ho detto all'inizio del video, ovvero le cose che ci servono per registrare con i nostri ampli valvolari, anche vecchissimi, sul nostro PC. Aggiungo qui una piccola premessa. Se doveste mai decidere di adottare questo sistema, mi raccomando, fate attenzione agli ohm della vostra testata. Esistono diverse versioni del Torpedo Captor. Quello che io ho qui oggi è 8 ohm, ma ad esempio esiste anche la versione a 16 ohm. Questa cosa è importantissima, altrimenti l'ampli... Pum! Come sappiamo, il modo più semplice per registrare l'amplificatore in una scheda audio è quello di microfonare la cassa ed entrare nella scheda audio dal microfono. In questo modo il software sul computer andrà a registrare quello che è l'audio che gli arriva dalla scheda audio, quindi quello del microfono. Con questo Torpedo Captor X possiamo andare ad eliminare tutta quella parte difficile, anche noiosa, della microfonazione reale. Poi diciamo anche che per microfonare un ampli come si deve e ottenere un suono che si rispetti, serve anche possedere determinati microfoni, sapere come funzionano e come influenzano il suono, avere magari dei preamp a cui collegare poi i microfoni e un sacco di altre cose. Ma soprattutto, per ottenere registrato il suono che sia quello vero del nostro amplificatore, dovremmo avere anche la possibilità di tirare il volume fino a buttare giù i muri di tutte le case nel raggio di 26 km. Ecco, questo Torpedo Captor X elimina tutta questa parte, non quella della conoscenza. Sapere comunque come viene influenzato il suono, da quali microfoni e in che modo è sempre una cosa buona. Aspetta, quindi mi stai dicendo di utilizzare il mio amplificatore senza la cassa? Non posso, si brucierebbe. E invece no, quelli di 2 Notes hanno aggiunto in questo Torpedo Captor X una load box. In parole molto semplici, è quella parte del dispositivo che va a dissipare l'energia creata dalla nostra testata, la trasforma in calore e tramite questa ventolina qui dietro se ne libera. Immagina cosa succede di solito. Tutta questa cosa la fa il cono all'interno della cassa muovendosi. Sfruttando questa cosa possiamo usare la testata senza collegare per forza la nostra cassa. Infatti ci basterà uscire dall'uscita sulla testata, entrare nel captor e abbiamo finito. Ma non finisce qui. Come puoi vedere dal pannello posteriore abbiamo anche due uscite XLR che possiamo tranquillamente mandare alla scheda audio. Da queste uscite infatti il segnale che esce viene processato dal Virtual Cabinet di 2 Notes. Infatti abbiamo anche un software su PC che, una volta collegato il dispositivo tramite il cavo USB, ci permette di modificare tutti i parametri della cassa e scolpire il suono in ogni singolo particolare. E poi lo so che poi mi dirai: sì, ok, ma metti che vado a suonare dal vivo, non è che posso
portarmi il computer solo per modificare magari la posizione del microfono davanti alla cassa di tanto così? E io ti rispondo: 1, che intanto i suoni si fanno a casa. 2, ti calmi. E 3, che se proprio dovesse esserci l'esigenza di modificare il suono, TwoNotes ha fatto anche un'applicazione per i nostri smartphone. Infatti è possibile avere tutto il controllo del dispositivo da telefono. Questa cosa è molto comoda anche soltanto da usare in casa. Sono comunque sempre fili in meno che ci sono in giro. Ora non voglio stare qui ad annoiarvi con tutte queste parti ultra mega tecniche, app, schermate, parametri, insomma, per tutte queste cose ci ho fatto delle storie su Instagram. Vai e le trovi lì. Ovviamente se hai le tue IR preferite puoi caricarle al suo interno tramite questo software. L'editor è davvero intuitivo e semplice da utilizzare. Basta guardarlo e si capisce esattamente dove mettere le mani per modificare tutto. Tanta roba. Ora ti mostro un po' il pannello anteriore. Davanti abbiamo un'uscita cuffie da cui esce il suono con la cassa simulata, un bottone per gestire il livello del segnale in ingresso, in più abbiamo un out level, un potenziometro chiamato voicing che è un controllo del tono che consente di cambiare il suono di tutti i preset in un colpo solo. Ruotalo a sinistra per enfatizzare le frequenze medie e tagliare meglio il mix, oppure a destra per ottenere un suono un po' più scavato sempre sulle medie. Questo è un controllo che abbiamo già visto altrove, molto simile al controllo ISF degli ampli Blackstar. Tra l'altro, a proposito di ampli Blackstar, di questa bellissima Marshall e dell'Orange che vedi qui dietro, ci ho fatto un video apposta in cui ve ne parlo. Vai a vederlo e capisci da solo. Questo controllo è utilissimo soprattutto dal vivo. È davvero una di quelle cose che si ritoccano all'ultimo momento in base anche all'ambiente. Tipo, sei sul palco e ovviamente la chitarra non la senti perché la chitarra non si sente mai sul palco. Invece di alzare il volume, aggiungi un po' di frequenze medie. Potresti risolvere. Infine, abbiamo il controllo Space, che ci permette di gestire praticamente la grandezza dell'ambiente in cui sta suonando la cassa. E ancora non finisce qui. Questa è davvero la soluzione definitiva per chi usa un amplificatore valvolare, perché lo prendi per fare una cosa e poi finisci ad usarlo per fare tutto, perché fa tutte queste cose. Per dirtene un'altra, è dotato di sistema Twin Tracker, ovvero un doppio tracker automatico. Praticamente, quando si registrano le chitarre stereo, si tende a registrare la stessa parte 2 volte su 2 tracce diverse. In questo modo le 2 take saranno leggerissimamente diverse e quindi non ci saranno problemi di fase tra le 2 tracce. Ecco, con questa funzione il torpedo andrà a registrare in automatico come se fossero 2 chitarristi che stanno suonando, applicando una leggerissima sfasatura alla copia, in modo da creare un'immagine stereo delle 2 chitarre che stanno suonando, anche se in realtà è una sola. Utilissimo per quando si registra è anche l'enhancer. È una specie di plugin messo a fine catena che rende le nostre chitarre migliori. Ok, magari dire migliori sembra che metti un suono brutto e lo fa diventare bellissimo. Semplicemente si occupa di applicare delle compressioni e tarare il suono della chitarra per renderlo come se fosse pronto per essere masterizzato su un disco. Quindi se si parla di registrazioni, direi che questa cosa è oro. Ora ti faccio vedere preciso qual è il percorso che fa il segnale se andiamo a usare il Torpedo Captor X per registrare sulla nostra DAW preferita. Il segnale parte dalla chitarra e va all'amplificatore. E fin qui. Poi collego l'uscita 8 ohm dell'amplificatore allo speaker in, quello rosso, sul torpedo. Da qui posso collegare o i cavi XLR alla scheda audio, oppure anche l'uscita cuffie che trovo sul pannello frontale. Da qui in poi mi basta collegare la scheda audio via USB al PC e ho fatto. Tra l'altro, per sapere come funziona una scheda audio, ci ho fatto qualche video sul canale e te li lascio qui sopra. Sul PC userò il software di gestione del torpedo per creare il mio suono ideale tramite i suoi virtual cab oppure con un IR e sono a posto. Ti faccio sentire giusto qualche suono che faccio con gli amplificatori che ho qui da me, uso il torpedo e lo collego alla scheda audio. Subito dopo i suoni ti dico quella cosa speciale su questo Torpedo Captor X di cui ti avevo accennato a inizio video.
I più attenti di tutti avranno notato un'uscita speciale sul torpedo. E qui arriviamo alla cosa che vi ho annunciato all'inizio del video. Come puoi vedere abbiamo anche uno speaker out. Qui ci possiamo collegare il nostro cabinet classico per chitarra e, sfruttando quel bellissimo interruttore che abbiamo subito da parte, possiamo sfruttare il torpedo come attenuatore di potenza. In parole povere, puoi usare il tuo amplificatore da 100 watt in casa a volumi umani senza creare fratture spazio-temporali. Questa cosa è utilissima per poter ottenere quel suono valvolare che vogliamo sempre dai nostri ampli a valvole, ma che comunque difficilmente possiamo raggiungere per questioni fisiche. Un amplificatore molto potente ha bisogno di molto volume per esprimersi. Purtroppo questa cosa non ci è permessa praticamente mai. Usando un attenuatore, invece, la potenza massima dell'amplificatore viene ridotta. In questo modo le valvole avranno bisogno di meno energia per saturare. Tutta questa cosa si traduce in suono valvolare bellissimo e volumi contenuti. Questa possibilità ci torna stracomoda anche nelle occasioni in cui si suona dal vivo. Dimenticati il fonico che per tutta sera, per favore puoi abbassare. Sì, ma ancora un pochino perché rientra nei microfoni. Puoi abbassare di lì perché basta, dimenticatelo. Praticamente Two Notes fa felici tutti i chitarristi perché hanno il suono bello delle valvole a volume basso e contemporaneamente anche tutti i fonici perché non devono più gestire badilate di volumi dagli ampli, ma suoni belli al volume giusto. Quindi grazie Two Notes che dimostri di tenerci a noi chitarristi, ai nostri amplificatori e ai nostri suoni. Raga, non potevo trattenermi dal portare questo Torpedo Captor X perché è una soluzione stupenda e valida per fare tantissime cose. Intanto permette a chiunque abbia il proprio amplificatore valvolare di buttarsi nel mondo del recording con qualità da studio. Poi fa anche da attenuatore e load box. Ci dà la possibilità di tirare il collo all'ampli valvolare e ottenere il massimo rendimento per quanto riguarda il suono. Praticamente il sogno di ogni chitarrista e non dire che non è vero. E tutte queste cose chiudono il cerchio su quello che dico sempre. Registrarsi al giorno d'oggi è diventato fondamentale. Non solo importante, fondamentale. Abbiamo la tecnologia che ci aiuta. Usiamola e non facciamo i boomer. Al giorno d'oggi possiamo essere al passo con i tempi, quindi vivere nel 2021 dove tutto è digitale ma senza rinunciare alle valvole. Niente più scuse. Tra l'altro sono in arrivo un sacco di altri contenuti su home recording, ampli da casa per suonare senza farti denunciare dai tuoi vicini, ma anzi, se ti iscrivi al canale e attivi anche la campanellina, poi i tuoi vicini ti fanno anche gli applausi quando suoni. Se non lo fai invece chiamano la bollizia, che poi chiama Chuck Norris, che arriva a casa, ti dà un calcio rotante. Mi raccomando,